Dunque, ora invece l'appuntamento è con Bernard O'Donoghue, Irlanda, ma anche se vive in Inghilterra, accompagnato oggi da Anthony Robbins, perché non c'è un suo libro di poesia pubblicato in Italia, ma Anthony, insieme a Mariella De Santis, della rivista Smerigliana, hanno appunto tradotto per la rivista Smerigliana delle sue poesie che sono state pubblicate, peraltro credo un paio di mesi fa è stata fatta una presentazione a Milano con proprio Anthony e Mariella hanno creato una sorta di libricino di cui li ringrazio, che ho apprezzato moltissimo. Grazie a voi. Grazie Anthony. Vabbè. Buonasera. È un privilegio presentare Bernard O'Donoghue qui a Roma per i tratti di poesia e ringraziamo naturalmente anche la Fondazione Roma. Se mi è permesso faccio un piccolo spot, come ha fatto Vincenzo, per chi fosse interessato ad approfondire la conoscenza della poesia di Bernard O'Donoghue. C'è un saggio sul numero 12 della rivista Smerigliana. Ho portato solo una copia di questo saggio con me oggi, ma ovviamente sarei lieto di poter indirizzare chi fosse interessato per l'acquisto appunto di Smerigliana. Vi darei qualche breve notizia sulla vita di Bernard. Effettivamente è nato in Irlanda, nell'Irlanda del Sud, nella contea di Cork, nel 1945. A 16 anni, per un fatto tragico, si è trasferito in Inghilterra, a Manchester. Dopodiché, praticamente dopo l'istruzione superiore, ha passato quasi tutta la sua vita a Oxford, in Inghilterra, quindi 40 anni e più, direi, 40 anni e più in Inghilterra. Questo dà una certa forma e sentimento, direi, alla sua poesia, chiaramente. Adesso gli rivolgerei 2 o 3 domande per approfondire appunto le caratteristiche principali della sua poesia. Bernard, I think the first question is, why at all do you write? Prima domanda, Bernard, perché scrivi? I suppose I write because I read partly. I mean, I teach English literature, medieval English, and I suppose I've worked with poetry all my life. So having benefited from other people's poetry, I try to write my own, really. Ma io scrivo essenzialmente perché leggo, sia letteralmente che metaforicamente si potrebbe dire, in quanto sono professore di letteratura inglese medievale e quindi la poesia ha occupato un posto importante in tutta la mia vita. Ho potuto trarre molti insegnamenti dall'opera poetica altrui e quindi ho pensato di mettermi anch'io a scrivere poesie. Yeah, you left out the fact that you are also a student of Yeats, and particularly Seamus Heaney, the Nobel Prize winner, on whom you have edited a companion, the Cambridge Companion to Seamus Heaney. But the real question is, do you have any sense of having been strongly influenced by anybody? Because my feeling is that you have a very individual voice. Una nota dovuta, ha tralasciato di indicare che è stato anche studente di Yeats, nonché del premio Nobel Seamus Heaney, e su questo appunto ha scritto il Cambridge Companion. Chiusa parentesi. Ecco, passiamo a un'altra domanda.
ha mai l'impressione di essere stato in qualche modo influenzato dall'opera di altri poeti? Io tendo a vedere in te una voce molto personale, molto individuale, ma passerei la parola a te per questo punto. Sì. Well, Yeats is such a huge figure in Irish writing in English that I think nobody can avoid the influence of him. And similarly, Seamus Heaney in The Next Generation is a voice that everybody hears. I come from County Cork in the deep south, which is a great centre of the short story, and I think maybe people who write poetry coming from there tend to write narratives, and I think maybe I'm influenced by short story writers like Frank O'Connor, for example, as well. Okay, thank you. Indubbiamente Yeats rappresenta una figura imponente per chiunque appunto si affacci alla scrittura in inglese, essendo irlandese. Ovviamente anche l'influenza di Seamus Heaney e la sua generazione è importante. Forse ce n'è un'altra da considerare di influenza, la mia provenienza, che è da County Cork, nel profondo sud dell'Irlanda, una zona molto nota per le novelle, e chissà, forse questo può spiegare il fatto che molti di noi finiamo per scrivere poesie che sono più vicine a delle narrative, un po' forse guardando anche a Frank O'Connor. Yeah, I understand that. The role of Ireland in your poetry is often remarked on. I think possibly sometimes a little beside the point. Would you agree that Ireland may be your material, but is not necessarily your subject? Sì, è stato osservato più volte il ruolo importante dell'Irlanda, percepito almeno quanto tale sul tuo lavoro. Francamente non credo che sia un aspetto portante di quello che fai. Sì, forse, pongo a te la domanda, l'Irlanda può aver fornito il materiale della tua poesia, ma non è, diciamo, l'argomento principale, direi. Well, I hope that's true. I suppose people write about what they know best, and Ireland is what I know best. I also look back on it from a centre in England, but I hope that I'm making it the occasion to write about the world in general and about life in general. Spero che sia proprio così, in effetti. È chiaro che io, come tutti quanti, alla fine scrivo di ciò che conosco meglio, in questo caso l'Irlanda, però lo faccio dalla prospettiva dell'Inghilterra e mi auguro quindi che la mia scrittura possa rispecchiare invece una realtà più ampia, il mondo, la vita. Thanks very much. And would you like to read us some poems now? Thank you very much.